Buongiorno ragazzi, dato che tantissimi di voi continuano a farmi tantissime domande per quel che riguarda la fiscalità nelle piattaforme peer-to-peer, senza dover rispondere più o meno alle stesse domande che mi arrivano, oggi faccio un video e non sarò io a rispondere le domande, ma l'avvocato fiscalista Carlo Alberto Micheli, che tra l'altro ho il piacere di ospitare nel mio canale. È anche per questo motivo che stranamente per oggi mi vedete in camicia, ho voluto anch'io entrare nel pezzo e mi sembrava carino mantenere una certa coerenza. Prima di passare la parola a lui, che ovviamente si presenterà, voglio raccontarvi come l'ho conosciuto in modo tale che anche voi possiate avere più fiducia in lui. Come sapete, a luglio dell'anno scorso ho iniziato tutte le mie attività online. La prima che ho iniziato fu Amazon FBA e all'epoca, per iniziare al meglio, come prima cosa dovetti aprire una partita IVA. Per farlo mi informai di tutti i servizi di commercialisti sia online che offline in modo tale da poter scegliere al meglio. Dopo un'accurata analisi scelsi My Accounting. Fatto sta che Carlo Alberto è il fondatore di My Accounting, perciò dopo qualche mese di utilizzo del loro servizio, con il quale mi sono trovato divinamente, lo conobbi perché avevo iniziato a fare domande molto approfondite per quel che riguarda il mondo peer-to-peer e per quel che riguarda Amazon. Dopodiché il mese scorso gli ho chiesto se potevamo fare un video in collaborazione, così lui otteneva un po' di visibilità e io nel mio canale potevo rispondere tramite lui a tutte le domande che mi stavate facendo. Lui gentilissimo ha accolto la mia proposta e quindi questo è il video dove lui risponde a tutte le domande che mi avete fatto per quel che riguarda il peer-to-peer lending. Poi, dato che mi avete fatto anche tantissime domande su Amazon FBA, prossimamente uscirà un altro video dove sempre lui risponderà a tutte le domande che mi avete fatto. In descrizione, se volete, potete trovare il link al suo canale. Poi, se siete interessati ad aprire una partita IVA come ho fatto io, qui sotto vi lascio il link a My Accounting e loro vi daranno una prima consulenza completamente gratuita per vedere cosa vi serve e come aprire la vostra partita IVA. Ci tengo a dire che per questioni di tempo e professionalità le domande non sono registrate direttamente in live, ma gli ho inviato tutte le domande via mail, lui le ha registrate e riguardate in modo tale che fossero il più precise possibili. Ora lui si presenterà, poi iniziamo a fare tutte le domande. Ciao Riccardo e grazie per avermi ospitato sul tuo canale. Mi presento, sono Carlo Alberto, avvocato fiscalista. Mi occupo di consulenza legale, amministrativa e contabile per le imprese. Prima di tutto vi invito ad iscrivervi al mio canale YouTube Carlo Alberto Micheli, dove tutti i giorni pubblico un video su tematiche fiscali e di business. Oltre al canale YouTube sono il creatore e fondatore di myaccounting.it. myaccounting.it è un portale di contabilità e consulenza online. Siamo sul mercato già da diversi anni, siamo leader nel settore dell'e-commerce e delle nuove professioni. Quindi se hai dubbi, domande e vuoi iniziare la tua attività imprenditoriale, in descrizione troverai un link appunto per essere richiamato ed avere una consulenza, una prima consulenza gratuita sull'apertura della partita IVA. Grazie ancora di essere qui e la prima domanda che tra l'altro tutti mi fanno è: come vanno dichiarati i profitti ottenuti con le piattaforme peer-to-peer? Per arrivare a capire come vanno dichiarati i profitti generati attraverso le piattaforme peer-to-peer, innanzitutto cerchiamo di definire che cos'è questo peer-to-peer e quando è necessario dichiarare questi profitti. Il peer-to-peer lending dal 2018 costituisce una nuova tipologia di redditi di capitale. I redditi di capitale lo distinguiamo ad esempio dai redditi derivanti dall'esercizio di un'attività commerciale, quindi i redditi di capitale sono diversi, non è necessaria l'apertura di una posizione fiscale, salvo che questa attività di investimento non sia esercitata in maniera professionale, ossia la tua azienda si occupi principalmente e prettamente di effettuare investimenti di tipo finanziario. Questi proventi derivano da prestiti erogati per il tramite di piattaforme di prestiti per soggetti finanziatori non professionali, appunto piattaforme di peer-to-peer lending, che sono gestite da società iscritte all'albo dell'intermediario finanziario degli istituti di pagamento. Ovviamente la differenza sarà se questa società ha sede in Italia oppure ha sede all'estero. Se ha sede all'estero, questo è il punto importante, se vi è un intermediario o meno. In presenza di piattaforma di peer-to-peer con sede in Italia oppure con sede all'estero ma intermediario in Italia che si occupa appunto della transazione, vi sarà una ritenuta a titolo di imposta pari al 26%.
Quindi i proventi che riceverai dall'investimento in queste piattaforme verranno scontati del 26% e questa è una ritenuta a titolo di imposta. Finito, non ci sono altri versamenti. Diverso è il caso invece se non c'è un intermediario e quindi tu ricevi i proventi lordi e quindi dovrai successivamente applicare la tassazione. In ogni caso questi proventi verranno dichiarati in sede di dichiarazione dei redditi, ovviamente il quadro RW. Seconda domanda, anche se hai già risposto a una parte di questa domanda, è: quanto vengono tassati questi profitti, come vengono tassati e quando devono essere pagati? Ad esempio, devo pagare questa tassa quando ritiro i profitti o annualmente? Come ti dicevo, i proventi vengono tassati al 26% a titolo di imposta. Ovviamente cambia se la piattaforma di peer-to-peer ha sede in Italia, oppure se ha sede estera con un intermediario, oppure senza intermediario. Nei primi due casi, quindi con sede in Italia oppure con sede estera ma in presenza di un intermediario, il provento arriverà già scontato del 26% e quindi la tassa ti viene praticamente pagata da altri. Nel caso in cui invece vi sia assenza di intermediario, il provento ti arriverà lordo e dovrai in sede di dichiarazione dei redditi, quindi l'anno successivo a quando sono stati effettivamente percepiti, andranno dichiarati e verrà scontata appunto una ritenuta del 26% che dovrà essere versata. Il periodo di versamento è il periodo normale di versamento delle imposte compreso fra giugno e novembre dell'anno successivo a quando questi proventi sono stati effettivamente incassati. Terza domanda, c'è qualche differenza se ho partita IVA? Succede qualcosa? Non c'è differenza se hai la partita IVA, almeno che tu non sia un investitore professionale. Però ricorda che l'investitore professionale è soggetto agli istituti di vigilanza del prestito, dei finanziari, eccetera, eccetera. Per essere un investitore professionale ci vogliono determinati requisiti oggettivi, quindi determinati tipi societari, come le società per azioni ad esempio, determinati requisiti soggettivi appunto per poterlo diventare. Nella maggior parte dei casi, anche se hai partita IVA e svolgi un'attività da libero professionista oppure un'attività di commercio eccetera, nel caso in cui tu effettui degli investimenti non cambia avere la partita IVA o non averla. Anche se hai già risposto precedentemente, ormai avevo già scritto questa domanda. Che differenza c'è nell'ambito del pagamento di questi profitti se una piattaforma è in Italia o se una piattaforma è all'estero? Come anticipato già nelle domande precedenti, che ho già risposto praticamente a questa quarta domanda, se la società ha sede in Italia automaticamente tratterrà questa società il 26% e quindi il provento che tu riceverai è netto. In sede di dichiarazione dei redditi andrai a dichiarare il provento ovviamente ricevuto, ma non dovrai sostanzialmente pagare nessun altro importo. Se la società invece ha sede all'estero, a questo punto dipende se c'è un intermediario italiano o meno. Se c'è un intermediario italiano, questo intermediario provvederà a trattenere il 26% e versarlo per conto tuo. E quindi anche questa volta andrai a dichiarare il provento da questo determinato investimento, ma non dovrai versare niente. Se invece la società è all'estero e non c'è l'intermediario, in questo caso dovrai dichiarare il provento ricevuto dall'estero e applicare la ritenuta del 26% e successivamente quindi pagare. Riccardo, io saluto te e tutti i tuoi iscritti e tutti i tuoi follower e vi rinnovo l'invito all'iscrizione al mio canale YouTube Carlo Alberto Micheli e vi ricordo che per qualsiasi domanda inerente a queste questioni oppure per l'apertura della tua azienda, in descrizione troverai un link per avere una prima consulenza gratuita con myaccounting.it, portale di contabilità e consulenza online. A presto ragazzi, ciao ciao! Grazie mille Carlo di essere stato qui con noi oggi, ricambio i saluti, vi invito ad andare a vedere il suo canale, ha veramente tantissime informazioni per quel che riguarda l'ambito fiscale, finanziario e contabile, poi vi invito a fare tutte le domande che volete nei commenti e se vedo che in tutte queste domande c'è un ambito in comune, possiamo vedere se fare un altro video in collaborazione proprio con le domande di quell'argomento. Dopodiché vi ricordo che se stavate aspettando il video dove rispondo alle vostre domande per quel che riguarda la fiscalità su Amazon FBA, quel video arriverà e sarà sempre insieme a Carlo Alberto, per cui vi invito ad iscrivervi se non volete perderlo e se questo video è stato interessante e vi è piaciuto lasciate un mi piace. E nulla, questo video è finito, vi saluto e ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti ragazzi!